Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, l'interattivo che andiamo a fare oggi risponde alla domanda: voi due o noi due? A che punto siamo? Ok, quindi per capire le energie, i tipi di dinamiche energetiche che intercorrono tra di voi, la parte cosciente, la parte irrazionale, quindi sapete come andiamo a sviscerare tutte le dinamiche emotive, mentali, per andare a capire sempre di più noi stessi grazie all'interazione con l'altro. Quindi sarà proprio come una sorta di lui-lei, quindi anche se sei uomo devi guardare sempre l'altra persona da te, che menzionerò nel video. Quindi, ok, voi due a che punto siete? Ok, allora, oggi abbiamo il cuore giallo, la luna verde e il cuore rosso. Ok? Allora, e partiamo subito dal cuore giallo. Allora, andiamo subito a vedere. Mettiamo qua, si vede? Sì. Allora, voi due a che punto siete? Allora, andiamo a metterci tutti i tarocchi possibili, come al solito, per andare sempre di più a indagare nella percezione di noi attraverso l'altro. Quindi, ragazze mie e ragazzi miei, vi esorto a connettervi con il vostro Santissimo Angelo Custode affinché abbiate sul piano della coscienza logica razionale instillato la connessione col vostro Angelo Custode che vi dà le intuizioni in merito al vostro percorso, ok? Chiediamo sostegno e aiuto ai 72 angeli e ai maestri ascesi affinché possiamo avere i dettami di questa relazione, per favore. A che punto sono le mie ragazze e i miei ragazzi del cuore giallo? Allora, ok, partiamo. Allora, vediamo l'altra persona da te. L'altra persona la mettiamo qui. Te che stai guardando qui. Ok? Poi ci andiamo a mettere Osho Zen, l'altra persona, tu, poi ci andiamo a mettere, vediamo quale ci mettiamo adesso, sì, angeli del cuore, come se fosse proprio un nostro lui-lei, quindi quello che riceviamo, quello che andiamo a manifestare, questo è quello che stai manifestando tu, o consciamente o inconsciamente, ok? Quindi l'altra persona da te, quello che l'altra manifesta perché c'è un patto animico, un accordo. Vediamo un po' a che punto siamo. Ok, ce la mettiamo dopo al centro, dopo, ok, se nel caso. Allora, andiamo a vedere, ci mettiamo quest'altra. Noi due a che punto siamo? Voi due a che punto siete? Vediamo. Ok. Allora, sto riprendendo? Sì. Allora, andiamo subito a vedere la persona che ti interessa del tuo cuore, come sta. Allora, un bivio. Allora, già vediamo che si trova ad abbandonare una situazione per affrontare un nuovo viaggio insieme a te.
Carta numero 13 ha anche a che fare con l'arcano numero 13, il grande cambiamento, la morte. Si trova a lasciare andare un passato, proprio un bivio. Quale strada prendo adesso che mi trovo in questa condizione? Ok? Quindi vado avanti e quindi per sentieri verso dove mi detta il mio intuito, visto che c'è stato un cambio, o torno indietro. Si appresta a fare un grande cambio della sua vita. Allora, vediamo qua. Sensi di colpa che corrisponde a un 8 di spade connessi alla vostra situazione o situazioni contingenti, quindi abbiamo un'incapacità di vedere attualmente che strada prendere, non a caso siamo un bivio. Adesso andiamo a vedere tutto. Separazione, da te me lo confermano, si prospetta un periodo di separazione, ok, vediamo un attimo qua. La via della bellezza, ok, lo sciamano ti dice che cosa sta affrontando all'interno di lui o di lei la tua persona del cuore. Si trova per la prima volta ad avere a che fare nel seguire la bellezza che gli detta il suo cuore. Questo è un fiore di loto che sboccia anche laddove è palude e fango, quindi si trova ad avere un cambiamento molto profondo che ha a che fare con proprio la sua vita, arcana numero 13, e di conseguenza la separazione che ci può essere o c'è già stata tra di voi è stata funzionale affinché lui mettesse in luce veramente che cosa significhi per lui veramente la vera felicità, sbocciare a fiori di loto, quindi seguire la via del cuore, la via della bellezza, la bellezza vera e non tornare indietro, ok? Quindi questo momento di separazione è stato funzionale, se c'è fino a questo momento, a renderlo capace di vedere, perché l'otto di spade non negli altri tarocchi è colui che ha la benda sugli occhi, non vede per delle elucubrazioni mentali, e quindi lui sa che non deve seguire la mente. La mente lo porta alla separazione da se stesso e quindi anche dalla bellezza di quello che lui vuole veramente. Quindi lo sciamano, cioè la guida spirituale, gli sta dettando la via affinché prenda la strada che lo conduca alla vera bellezza di sé e all'armonia di quello che va a creare intorno. Ok, vediamo tu. Tu vuoi arrivare al traguardo, superare qualsiasi difficoltà si interpone tra te e la realizzazione di questo sogno dell'unione, e quindi questa carta ti dice già che tu ci stai arrivando, ok? Questa è la tua manifestazione, manifesterai cose completamente diverse dal passato, ok? Ora andiamo a unire tutto. Qua tu sei rinata a nuova vita, tu vedi tutto con occhi nuovi, la relazione con lui tu la vedi grazie alle esperienze che ti hanno forgiato fino a questo momento, tu stai proiettando una manifestazione foriera di grande bellezza. Non a caso è la bellezza che agisce sulla tua persona del cuore, questi sono gli influssi della manifestazione affinché lui cambi direzione e prenda la strada della bellezza e non più separazione. Ok? Perché tu sei nuova, qualsiasi cosa è accaduto, tu sei nuova e sai che vuoi arrivare al traguardo. Vediamo qui. Attrazione, godi perfettamente della tua vita in questo momento, te lo posso confermare, ed è questo che sta avvenendo in te, questo cambio profondo, affinché lui manifesti completamente qualcosa di diverso, ok? Vediamo qui. Il cacciatore, tu non segui le armi le orme tracciate da altri, tu ti stai seguendo, ti stai affidando esattamente al tuo intuito. E guarda che carte meravigliose che hai, guarda che lavoro che hai fatto su te stessa o su te stesso se sei maschietto. Hai fatto un lavoro straordinario di ricezione, stai andando a manifestare un bivio completamente diverso dal tuo passato, e anche lui, di conseguenza, perché è il tuo copione esterno, ok? Quindi state a un punto di straordinaria elevatura spirituale per te, ok? Perché ti sei aperta alla ricezione del mondo, sei completamente nuova, segui le orme non tracciate da altri, ma le tue orme dettate dal tuo intuito. Il cacciatore è colui che caccia da solo nella foresta, sa esattamente il suo intorno, lo riesce a percepire, intuito. Il cacciatore caccia la preda soltanto perché segue il suo intuito, non la vede. Okay? Il suo intuito gli detta di andare lì piuttosto che lì e sa che sta raggiungendo il traguardo. Molto belle queste carte, ragazze mie. Adesso ci andiamo a mettere subito i tarocchi. Vediamo per lui. Allora, vediamo un po'. Allora, per lui o lei qui, la tua persona specifica è qui. Allora, la persona specifica delle mie ragazze e i miei ragazzi, per favore, mi date 4 carte? La persona specifica sta guarendo, vedi, temperanza. La persona specifica, carro, infatti. La persona specifica, regina di coppe, qua ti ama, ok? Anche se sei uomo, ti ama. Quindi
Per la persona specifica, le mie ragazze o i miei ragazzi, la persona specifica, mondo, ragazze mie, non c'è dubbio. Vediamo qua, 2 di bastoni. Ragazze mie, ragazzi miei, state facendo qui un lavoro strepitoso. Perché vi dico questo? Perché questa persona si appresta ad avanzare, a trionfare verso di te che stai guardando, perché ha portato guarigione, ha sanato, sa che tu sei stata tanto paziente con lui, ha sanato le dinamiche inerenti a quel non vedere il potenziale della relazione e sta seguendo la via della bellezza. Perché sei tu, la donna o l'uomo, che ha dentro di sé questo potere di fargli concludere il ciclo karmico. E lui si appresta ad avanzare nei tuoi confronti per iniziare un nuovo mondo insieme. Probabilmente c'è anche una distanza geografica importante coinvolta. Se non c'è, è una distanza emotiva che si avvicina. Qua abbiamo un 2 di bastoni, ossia la voglia di programmare in merito a questo avanzamento nei tuoi confronti. Ok? Adesso andiamo a vedere la temperanza di cosa ci parla. Sì, qua ci sono delle scuse connesse, lui che ti vuole aprire il cuore con questo paggio di coppe. 8 di spade, rispetto all'essersi sentito incapace di agire, incapace di vedere tutto quello che c'è tra di voi. Ok? Il carro di cosa mi parla questo avanzamento? Di cosa mi parla questo avanzamento? Sì, avanzamento rispetto all'autosabotaggio, rispetto al 5 di spade, al non aver capito, al non aver visto l'eremita, e anche a tanta distanza che gli ha permesso questa separazione di avere un'illuminazione in merito, di avanzare nei tuoi confronti. La regina di coppe di cosa mi parla? Sì, nella voglia di impegnarsi a costruire, una persona adesso che vuole costruire insieme a te, darti la possibilità, asso di coppe, di un nuovo inizio in amore, la possibilità, l'occasione d'amore su cui ci sta riflettendo, sta pensando, di un nuovo inizio. Ok, il mondo di cosa ci parla? Ragazzi, un altro cavaliere di coppe, nell'aprirti il suo cuore per iniziare un nuovo mondo insieme, venirti a confessare 100% l'amore, celebrare l'unione di fiamma gemella, se non sei fiamma è lo stesso, perché il 4 di bastoni ci parla della celebrazione, di un luogo dove celebrare il vostro amore insieme. Ragazzi, state andando, ragazzi, da Dio, ve lo dico, eh? Ok, siete a questo punto, vediamo un po' qua, vediamo un po' tu. Allora, mi date 4 carte per favore per le mie ragazze e i miei ragazzi da questa parte? Mi date 4 carte? Le mie ragazze, cosa accade? A che punto sono? Eccola, cavaliere di denari, infatti. Ancora, che punto sono le mie ragazze? I miei ragazzi? A che punto sono? Di cosa mi parla questo monito? Questa innocenza ritrovata, questa purezza? Di cosa mi parla? Di cosa mi parla? Di cosa mi parla? 9 di bastoni, certo. Sapete che ci sono stati tanti ostacoli tra di voi, me lo conferma il 9 di bastoni, che voi avete perseguito con perseveranza, determinazione con il cavaliere di denari, ok? Cosa mi parla ancora questo monito per le mie ragazze? Eccola qua. Sì, 6 di coppe, persona del passato molto importante, imperatrice, ragazze non c'è dubbio, state andando da Dio. 2 di coppe, ragazze mie, allora ascoltatemi, qua non c'è manco bisogno della specifica, che vuoi ti specificare qua. Allora, ragazze mie, state andando da Dio perché voi sentite fortissima la connessione con questa persona, come questa persona la sente per voi. Come state andando? Che voi la sentite arrivare questa persona, perché voi ci avete messo anche tanto tempo e tanto impegno. Avete sentito degli ostacoli che avete voluto superare, volete superare. Qua abbiamo una connessione straordinaria di 6 di coppe e l'imperatrice. Ciò vuol dire che voi siete perfettamente nel potere vostro e quindi tutto quello che state facendo state andando da Dio, perché sentite arrivare questa persona, o se state già insieme o comunque sia le comunicazioni ci sono. Questo 2 di coppe ci dice che tu stai seguendo esattamente il tuo intuito e stai lasciando all'universo quello che deve fare affinché avvenga l'unione come la vuoi tu, come tu che stai guardando, va bene? Quindi se vuoi una convivenza, un matrimonio, qualcosa di più, tu senti tutto questo. Stai andando da Dio, ok. Io ci metto adesso una carta per chiarire su questo 9 di bastoni. Questo 9 di bastoni, c'è un 8 di bastoni, sì. Qua c'è la perseveranza nel voler comunicare, nel voler avere una comunicazione. Quindi voi se non avete comunicazione la sentite arrivare questa comunicazione, mi spiego, no?
E qua abbiamo una regina di spade, sì, perché vi deve delle spiegazioni, ok, per molti di voi, però comunque voi sentite di aver sanato anche quegli aspetti interni, vi dico, con questa carta di innocenza, laddove lui non ha più paura di confrontarsi con voi, nel qual caso ci fosse stata la paura, ok? Su quella imperatrice, per favore. Una carta sull'imperatrice. Sì, sì, voi grazie alla separazione del 5 di denari, ragazzi miei, avete capito quanto valete. Sapete che il 5 di denari è la carta dell'autostima, ok? Grazie alla perdita voi avete riacquistato la vostra autostima, ma non un'autostima così, ragazzi, siete imperatrici o ragazzi, se guardate, cioè sentite tutto il potenziale che avete dentro e lo manifestate fuori. Bellissima, e infatti abbiamo un 4 di denari. Cioè, voi tenete proprio fede al vostro valore, eh? Voi volete costruire, sapete quello che volete, state andando dritte senza obiezioni. Guardate, ragazze mie, state andando da Dio. Allora, stai riprendendo tu, no? Sì. Io adesso vi dico già che state andando proprio in una maniera assoluta. Allora, io adesso vi metto qua. Allora, grazie a questo splendido panorama, io voglio sapere, adesso metto le carte qua. Grazie a questo splendido panorama, allora ce le mettiamo qua. Così, così. Quindi, grazie a questo splendido panorama, io voglio capire adesso quale porta si sta aprendo per le mie ragazze che guardano i miei ragazzi in amore con questa persona. Quale porta si sta aprendo? Quale porta si sta aprendo? La porta chiusa si sta aprendo, ragazze. Tutto quello che era chiuso si sta aprendo in questo momento. Voglio andare a capire adesso su questa porta chiusa. Mi date una specifica su questa porta chiusa, per favore? Cos'è che arriva alle mie ragazze? La porta chiusa, quale chiave apre? Valletto di bastoni, un messaggio che aspettate da tempo, ragazze. Buona notizia, vedi? Buona notizia. Ok, si apre questa porta. Un'altra carta su questa porta, per favore, per le mie ragazze. Un'altra carta. Questo valletto di bastoni, cosa comunica? La buona notizia di cosa parla? Oltre a quello che abbiamo già visto, La buona notizia di cosa parla? La buona notizia di cosa parla? Poi un'altra cosa, ragazze, qua voi uscite come imperatrice, molti saranno fiamme gemelle certamente, ma va bene, anche se non è così. Voi avete acquistato l'autostima che a lui mancava e che lui ha visto dentro di voi ma che non ha ammesso e che voi stesse non avevate percepito di voi stesse, e quindi si sente inferiore, si sentina inferiore al vostro potenziale, al vostro potere, ok? Quindi anche sul terzo chakra qua siamo andati a lavorare bene, Allora, un'altra carta di questa porta chiusa, questo valletto di bastoni, di cosa ci parla? Ragazze, avversità, regina di spade. Allora, ci sarà un messaggio nei tuoi confronti rispetto a non ha paura più di comunicare questa persona, nel qual caso ci fosse stata questa paura. La regina di spade, il cielo, ci parla della donna influente, lotta, ok, rispetto alle avversità, nemici. Quindi un messaggio che apre questa porta chiusa, che parla di tutte le avversità che ci sono potute essere e quindi anche del coraggio che lui può prendere nel parlarti, cosa che prima non aveva perché non aveva stima di se stesso, ok? Ok. Mi dite ancora di cosa mi parla questa porta chiusa? Questo valletto di bastoni? Questo valletto di bastoni? Eccola. Mi parla dell'albero della vita. Qua mi dice dall'incertezza sviluppi e chiarimento. Ragazzi, qua c'è qualcosa che si apre, tu sai cos'è? Se non comunichi con lui da un po' di tempo, abbiamo visto che c'era un eremita qui della separazione, qua viene svelato qualcosa che ha a che fare con la donna che lui ama. Mi spiego, no? Ok, delle scuse connesse, lo vediamo due volte. Allora, adesso io ci vado a mettere, quindi siete a un punto di svolta, ragazze. Io mo ci metto una carta di queste al centro, si apre questa porta chiusa e quindi io voglio capire adesso al centro tra tutti e due questa porta chiusa a cosa porta ancora? Fra tutti e due, qual è il risultato? Qual è il risultato fra tutti e due?
Spingersi al limite, ragazze, qua è come se fosse uscito un matto. C'è un'azione rischiosa al limite, come se per dire, no? Faccio questo che è l'ultima cosa che posso provare. E quindi spingersi al limite ci dice proprio l'ultima chance, mi butto, faccio questa situazione, quindi sempre rispetto, ragazze mie, a quello che state proiettando all'esterno, a lui o lei, mi spiego, no? Alla vostra persona specifica ci sarà questo spingersi al limite, oltre le preoccupazioni, oltre alla bla 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 mentale, perché abbiamo visto che era la parte dello yang che era un po' difficile rispetto a voi che state da Dio, ok? Dovevate sistemare la parte interna per proiettare una cosa completamente diversa. Beh, questa persona si spingerà al limite facendo un gesto, qualcosa che voi forse non vi aspettate, ma sapete di meritarvelo e lo sentite già intuire nell'aria, ok? Adesso io mi metto, vediamo qua, quindi stai riprendendo tu? Sì. Allora, quali sono le azioni quindi che vuole fare questa persona nei tuoi confronti? L'abbiamo già visto, quindi prossimamente le azioni della persona del tuo cuore, del cuore giallo nei tuoi confronti. Ok, qua abbiamo la privazione, se ci doveva essere un divorzio, c'è stato un divorzio, ragazze. Le azioni, sì, ok, o con l'amicizia vuole parlarvi chiaro prima di avere qualcosa, vuole una base solida di essere compreso, di amicizia prima di parlarvi chiaro. O le azioni che vuole fare questa persona, che azioni sono? Una speranza c'ha questa persona, è importante. Le azioni nei tuoi confronti quali sono? Sì, ha la speranza di farti un regalo, un dono, qualcosa, una notizia, un messaggio, un qualcosa che parla di essersi reso conto di cose del passato, perché qua abbiamo un passato, e quindi vuole parlarti, prima di tutto in amicizia, che significa proprio la base. Lui ha la speranza di esserti prima amico, ma amico non amico così, l'abbiamo visto che qua c'è amore, no? Ok, quindi è dirti che le situazioni con un'altra donna, se c'erano altre donne, sono state risolte, vuole farti un regalo, un dono, ok? Un attimo, voglio andare a capire di che parla questo dono. Di che parla il dono che ti vuole fare? Questo dono, per favore, di che parla il dono? Vediamo. Cioè, c'ha che da compiere un rischio, capito? Di cosa parla questo dono? Questo dono, ok, la prendo io. Riconciliazione, ragazzi, la riconciliazione. Un'altra carta su questo dono, per favore. Amicizia, famiglia, prosperità. Questo è un 4 di bastoni, 3-4 di bastoni, ragazze mie, uscite in sequenza. Allora questa persona prima di tutto ti vuole parlare per avere una base solida da cui partire, per vedere se le cose si possono aggiustare e stanno a posto, ok? Qua c'è stata una separazione che mi può confermare che c'è stata anche una separazione legale, se c'erano altre situazioni coinvolte alla vostra. Il bivio che si trova ad affrontare, i sensi di colpa sono stati risolti quando questa persona arriva, ti vuole parlare, fare questo gesto affinché si possa anelare a questa costruzione di qualcosa di insieme, mi spiego, no? Ok, quindi adesso io ti metto una carta di qua. Cosa dobbiamo sapere rispetto a questa relazione delle mie ragazze e i miei ragazzi del cuore giallo? Cosa dobbiamo sapere? Anche un consiglio al limite, cosa ci volete dire? I guardiani, ragazze, transpersonale significa che devi andare oltre a quello che vedi. E quindi perché il transpersonale, oltre la personalità chiamata anche macchina biologica, è la sede proprio della parte 3D del nostro essere, ti dice che i guardiani stanno sorvegliando tutto quello che sta accadendo e ti dicono a te che sei già di intuito, ma tu tutto questo di cui abbiamo parlato già lo sai, altrimenti non mi escono queste carte con l'imperatrice. Mi dicono che tu devi sentire quello che sta arrivando, confidare nel sentire di quello che senti che sta arrivando. Transpersonale, cioè guardare oltre a quello che succede nella personalità, nella 3D, perché tu sai già quello che sta arrivando. Ok? Questo mi arriva fortissimo, eh? Vediamo un attimo le mie ragazze. Vediamo un attimo questa. Aspetta che prendo gli altri tarocchi. Stanno qua, scusate, ecco. Allora, ditemi, questa persona come ti vede? La persona del tuo cuore come ti vede? Come ti vede? Come ti vede? Come ti vede?
Qua parliamo proprio di famiglia, di costruzione, l'avevamo già visto prima, ok, la prendo io, aspetta. Vediamo poi ti vede. Al contrario sto. Allora, qua c'è stata la grande scelta del 2 di spade, ragazze, quindi mi conferma che ci possono essere anche altre situazioni coinvolte. E qua c'è il 9 di denari, chiarissimo, questa persona è tornata singolo e da sola e ti vede con tutti, magari sei anche tu che dovevi lasciare delle situazioni a volte, per alcune, io le faccio tutti gli scenari. Il 9 di denari ci conferma che è una persona tornata single da sola, se non è ancora tornata, qua si appresta a fare quello di cui abbiamo parlato adesso, la grande scelta che lo porta ad essere autonomamente libero di sceglierti e di iniziare qualcosa insieme. Sì, ti vede così, principessa di coppe, qua sente che tu lo stai aspettando, che comunque sia ti vede sognante, ti vede consapevole di chi sei, consapevole di essere una persona piena nelle sue facoltà e capacità. Ok, vediamo un'altra. Carro, ragazze, questo vuole avanzare, certamente trionfare. Un'altra carta su questa principessa di coppe, per favore. Qua c'è la regina di spade, ti deve dei chiarimenti dovuti a un'altra situazione o comunque sia, nonostante se non ci sono altre persone coinvolte, lui ti deve dei chiarimenti inerenti al fatto che lui sente di averti potuta ferire, ok? Qua per molti di voi mi dicono che c'è un'altra donna, o un matrimonio, privazione, separazione, ok? Qua ti deve dei chiarimenti e trionfare su queste, ragazze. Voi lo sapete già. Devi vedere un attimo sto carro. Sì, ragazzi, qua c'è la torre, trionfare prima di tutto, lui non sta nella pelle in questa cosa, è anche molto, si è distrutto completamente tutto ciò che poteva mascherare l'ego, la parte, diciamo, egoica della personalità, vuole avanzare in questa, come dire, rottura che ci può essere stata tra di voi, o comunque fare qualcosa, avanzare qualcosa all'improvviso, carro, la torre, spingersi al limite. Un'altra carta su questo carro e la torre. 3 di spade. Mi possono confermare che c'è un dolore fortissimo inerente a una rottura, una separazione, tutto ciò che vi ha potuto creare la separazione. Vuole trionfare rispetto a tutto questo, ragazze mie, Ve lo dico. Mo io ti metto una carta su dell'angelo, vediamo un po'. Allora, qual è l'angelo corrispondente a questa stesa? Eccola, eccola, eccola. Energia sessuale, caspita, esalta la sessualità. Angelo Chavaquia, aiuta a ottenere il perdono. Ragazzi, questa persona vuole il perdono da te. Eccola. Tu stai andando benissimo, continua a fare quello che stai facendo, qualsiasi cosa tu stia facendo, perché questa persona, avete sentito il succo di tutta la stesa, no? Allora, quello che vi è risuonato è il vostro. Questa persona ha avuto a che fare con un dramma relativo alla separazione, anche tu, e si sta unendo, spingersi al limite e fare un azzardo rispetto a tutto quello che avete potuto vivere. Ok? Io mi metto adesso, per il migliore dei modi, le mie ragazze, qual è l'energia delle mie ragazze che devono adottare in questa circostanza per far fluire bene le cose? Già lo stanno facendo. Vediamo l'arcano maggiore qual è. Ragazze, gli amanti. Questa è la carta della grande scelta. Allora vi spiego brevemente questa cosa prima di chiudere la stesa. Tu stai proiettando fuori una persona o che è impegnata, o c'è stata la separazione, o qualcosa che era al bivio. Ma chi è che è al bivio? Sei tu. Tu hai proiettato questa persona. Non a caso la grande scelta degli amanti ci parla del prendersi la responsabilità di un amore maturo e consapevole. Fatti questa domanda, sono pronta? Allora, qual è la sensazione che hai avuto a questa domanda? Quella sensazione ti dice a che punto stai rispetto a questa grande scelta. Perché abbiamo chiesto tu in che posizione ti devi mettere affinché tutto fluisca. Sei tu che devi fare la grande scelta dell'amore puro e incondizionato, E di conseguenza questa persona lo proietta su di te. Quindi, siccome vuoi questa persona, se stai guardando la stesa, ok? Allora, come lavorare su di te? Laddove tu hai sentito suonare un brivido, questa carta ti dice sei tu che stai prendendo in considerazione il fatto di avere una relazione stabile, duratura nel tempo, fatta di amore incondizionato. Va bene? Perché tu sei già nel tuo potere, nell'imperatrice. Qua, siccome siamo tantissime, siete tantissime che guardano, a seconda del vostro grado di evoluzione, questo è più o meno vicino a voi, quello che abbiamo letto. Ok? Io qua già vi vedo da Dio però, ok?
Quindi ragazzi miei, a che punto siete? Siete arrivati al limite. Cioè da un momento all'altro qua scocca un upgrade, cioè qualcosa in più dalla separazione. Dipende dal vostro livello di coscienza. Qua c'è una persona che vi ama. Ok? Chiarissimo. Quindi ragazze mie, io spero di esservi stata utile, noi ci vediamo alla prossima, vi stringo forte dall'anima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la stella verde, la mettiamo qua, si vede? Sì. E allora andiamo a vedere subito, tra voi due, cosa sta accadendo, cosa accade, a che punto siete, vediamo un po'. Faremo una dinamica come il nostro lui-lei, proprio per andare a essere più incisivi possibile. E allora ragazzi miei, vi chiedo gentilmente di connettervi con il vostro Santissimo Angelo Custode affinché abbiate le intuizioni funzionali al vostro percorso. Allora, chiedo supporto e sostegno ai 72 angeli e ai maestri ascesi per avere le informazioni esatte per le mie ragazze e i miei ragazzi della Luna Verde. Allora, vediamo. La vostra persona specifica la mettiamo qui. Voi, tu che stai guardando, qui. Allora, perché rispettivamente questo è la parte intuitiva e questo cosa stai manifestando? L'azione nel mondo. E la tua persona specifica è quello che stai manifestando. Vediamo come lo stai manifestando. Allora, vediamo. Per le mie ragazze e i miei ragazzi della Luna Verde, per favore. Ok, integrazione stai manifestando qua, perfetto, Yin e Yang, brave le mie ragazze e i miei ragazzi, ok, state lavorando bene su di voi, se mi esce quella carta significa che state lavorando sulle vostre ombre e le state mettendo in luce, ok, qui, allora, angeli del cuore. La vostra persona e voi. Okay. Ora mettiamo lo sciamano. Mi sta accadendo tutto? No, ok. Vediamo. Sì, io mentre batto poi canticchio, ogni tanto canticchio che si sente. Allora, vediamo. Ok, e andiamo a vedere il primo grande monito qual è? Vediamo la persona tua del cuore. Tutto ciò che brilla, allora già mi viene da pensare che quello che vedi non è reale. Cioè, allora, a che punto siete? Ti sta mostrando delle cose, probabilmente, che tu magari è felice o comunque sia, ti sta mostrando delle cose che non è così, perché sotto la superficie c'è qualcosa che non ti fa vedere, ok? Adesso andiamo a vedere cos'è. E infatti è afflitto, non ti fa vedere prima di tutto che c'è un'afflizione, ci sono delle preoccupazioni inerenti alla vostra situazione. È questo che non ti fa vedere, forse ti fa vedere il contrario. Vediamo qua. Ti sente come la sua anima gemella, ragazze mie. Chiama la tua anima gemella, ti sta anche visualizzando probabilmente. Ma andiamo a vedere coi tarocchi. È come se le tue preghiere vi faranno incontrare, cioè ti sente come la sua anima gemella. E questo tu non lo sai, non te lo fa vedere, eh? Vediamo qua, il cerchio, ok, si sente connesso con te ogni cosa che fa. Guarda un po'. Vediamo qua, vediamo tu. Tu sei felice. Qua c'è la carta di felice in questa connessione, a livello intuitivo, tu il tuo in, anche se sei uomo è qui, quindi perché quello che ricevi e poi vai a manifestare. Qua ti senti connessa con la circostanza, senti che lui
e questa anima gemella comunque una persona, un rapporto elettivo, mi spiego, quindi felice felice, io ti sento così felice, ok, in questa connessione tu la vivi in modo felice, vediamo qua, ah ragazze tu sei il maestro, eh. Qua quando esce sta carta qui, che è la più potente degli Osho Zen, significa che tu, grazie a questa relazione, siete possibili fiamme gemelle, ma anche se non lo siete, qui significa che tu hai insegnato a questa persona cosa significa amare. Tu sei il maestro per questa persona qui. E già mi viene da pensare una cosa, che si è sentito incapace nei tuoi confronti, si è sentito che gli mancava autostima nei tuoi confronti, si è sentito in difetto nei tuoi confronti, ma perché si è sentito in difetto davanti al grande amore, non meritevole del grande amore. Questo è già quello che si profila, vediamo qua. Tu hai sentimenti romantici per questa persona, ok? E quindi lui la sente tutta questa cosa, ancora di più vai a affliggere il suo ego, questa cosa qui, come se non si sentisse meritevole e questa tua presenza nella sua vita gli fa venire fuori delle cose che non ha mai sentito e questo tutto ciò che brilla, lui magari ti mostra che non è così, per alcune di voi è così, e invece qua c'è l'anima gemella, ok? Vediamo qua. L'albero della vita, ragazze, tu sei connessa con l'universo, cielo e terra sono allineati in tuo favore, tu stai facendo dei passi straordinari che ti portano alla manifestazione di quello che vuoi. Qua c'è proprio la maestria incarnata, ragazze, eh? State andando da Dio qua, anche qui, anche l'altra stesa, molto brave le mie ragazze o i miei ragazzi. Allora, mo ci andiamo a vedere subito, c'è grande maestria anche nell'altra stesa. Vediamo un attimo. Allora, io voglio capire che sta succedendo a questa persona, fatemi capire qual è la verità, quindi a che punto stanno, a che punto stanno. Ragazzi, qua state manifestando il grande amore, eh? Ve lo dico perché voi siete il maestro a livello intuitivo, energia yin, il femminile, il sacro femminile è sbocciato in voi, soprattutto tu che hai scelto primo impatto questa stesa, l'albero della vita significa anche, come spiego sempre, la connessione con, l'ho spiegato nel video Le fiamme gemelle, il primo video che ho pubblicato, no? L'albero della vita, ossia dopo che l'albero della conoscenza del bene e del male si trovano nel paradiso, e quindi no, forse non li ho spiegato bene lì nel dettaglio, dovevo fare un altro video in merito a questo, poi lo farò. Allora, l'albero della vita è praticamente l'albero che segue tra i due opposti, lo yin e lo yang, la via mediana, in medio stat virtus, nel mezzo sta la virtù, ossia tu hai scelto la via di quella del ritorno all'uno, cioè la via della compassione, centrata nel pathos di te stessa, nel tuo sentire e attui all'esterno questo tipo di manifestazione, ossia l'amore puro e incondizionato. Sei il maestro, l'albero della vita c'hai addosso, eh? La tua manifestazione può essere per la prima volta qualcosa di questo tipo e magari per alcune di voi c'è il superamento dell'ostacolo inerente al non vedere ancora nella realtà quello che tu stai manifestando già. È sul piano dell'etere e si deve dare il tempo di manifestare nella realtà. Quindi tu stai andando a manifestare una realtà, probabilmente per alcune di voi, a seconda del vostro grado di coscienza, ancora diversa da quello che senti. Qua mi viene già da dirti che per alcune di voi che hanno un livello di coscienza ancora non del tutto definito, siete destinate a essere un maestro, quindi a sentire tutto ciò che è intorno a voi anche se non lo vedete, ciò che percepite, date proprio senso alle vostre percezioni che vengono dai regni sottili e tu ti approcci per la prima volta a manifestare la tua anima gemella o fiamma gemella. Quindi andiamo a vedere qui, anche se non vedi è così, te lo dico già, vediamo un po'. Allora, questa persona nei tuoi confronti, per favore, cosa accade a questa persona? Qual è la verità di tutto ciò che brilla? Qual è la verità? Qual è la verità? Qual è la verità? Sì, qua abbiamo una voglia di comunicare in modo costruttivo un nuovo inizio. Qual è la verità? Sì, perché ha perso già troppe occasioni. Qual è la verità? Sì, qua c'è un cavaliere di denari, l'ha fatto a suo tempo, forse ci ha messo anche tanto tempo ad arrivare, ha perso tante occasioni per farlo. Qual è la verità? Qual è la verità? Sì, sì, qua c'è la giustizia, ragazze. La giustizia divina entra in atto nella tua manifestazione e ti porta questa persona come tu la vuoi.
ok? Vediamo il fondo mazzo, sì. Qua c'è stato un set di bastoni, un distanziamento probabilmente per alcuni di voi, che ci parla del risanare le energie, il set di bastoni, risanare le energie prima di essere pronti a fare cosa? A fare una comunicazione costruttiva che parli di un nuovo inizio, perché si è perso tanto tempo, con il 4 di coppe tante occasioni si sono perse nel farlo. Un cavaliere di denari è un cavaliere lento, che viene lento ma viene in modo costruttivo, forse ci ha messo tanto tempo o forse ci sta mettendo tempo, ok? A seconda del grado di coscienza di questa persona e anche del tuo, perché se vi siete incontrati vi siete riflessi uno specchio delle vostre stesse ombre. La giustizia divina che entra in gioco nel tuo yang, nella manifestazione della persona del tuo cuore, in una lui, in una lei, ci dice che tutto questo va rimesso in equilibrio, si sta rimettendo in equilibrio, la giustizia divina entra in gioco fra te e lui proprio per manifestare, per darti il merito di questo tuo splendido lavoro fatto. Ok? E se c'è stato il distanziamento è stato funzionale affinché si potesse palesare un'unione duratura con la tua anima gemella o fiamma gemella. Allora, andiamo a vedere questo paggio di denari di cosa ci parla. Questo paggio di denari di cosa ci parla? Che ti ho detto? Distanziamento, eremita. Si è avuto prudenza prima di avere l'illuminazione che sei tu che gli manchi. Ok? Folle, sì. Allora, si è sentito molto instabile nella comunicazione, questo l'ha portato a riflettere affinché avesse l'illuminazione che doveva ripartire da zero e lanciarsi nel vuoto dell'amore, cioè il vuoto che viene sorretto da Dio. Ok. Il 4 di coppe di cosa ci parla? Sì. Qua abbiamo un 6 di spade, cioè vuol dire anche uno spostamento nei tuoi confronti affinché si possa andare dove non ci sono più difficoltà, dove il mare è calmo e quindi questa inquietudine viene per placare questa inquietudine qui, insieme, per darti l'opportunità di un nuovo inizio d'amore, l'asso di coppe. Ok? Allora, messaggio canalizzato per alcune persone, magari vale solo per una o due. Si è sentito insoddisfatto per aver iniziato un'altra relazione, vale solo per uno o due, magari, va bene? Quindi si è sentito insoddisfatto di questo, di essere andato via per l'opportunità di un'altra relazione da un'altra parte. Ecco perché tutto ciò che brilla non è così come l'hai visto tu se l'hai visto felice. Ok, per alcune di voi. Cavaliere di denari, di cosa ci parla? Cavaliere di denari. Sì, della luna. Tu non lo sai questa cosa, tu non lo sai che lui o è in arrivo o lui ha dei progetti seri, tutto quello di cui stiamo parlando adesso, tu magari non lo sai. E il suo allontanamento, nel qual caso ci fosse stato un allontanamento importante, aveva a che fare con un suo rimettere un equilibrio, i suoi tempi, magari del segno del toro, non lo so perché mi arriva questa canalizzazione, perché vedo dei denari, l'uomo del toro, comunque sia anche un segno di terra, si allontana perché ha bisogno di una stabilità pratica quando il sentimento lo porta fuori rotta, ok? Ha bisogno praticamente di una sorta di materia tangibile che lo possa radicare alla realtà e quindi non farsi sfuorviare dai sentimenti. Qua ci parla delle paure connesse a questa situazione e anche delle paure dell'allontanamento. Tu non lo sai questa cosa qui, va bene? Qua abbiamo la torre che ci può parlare anche dell'instabilità che ha provocato il suo sentirti dentro, ok? Anima gemella qui. Quindi questa torre ci parla sia della sua instabilità interna, dell'essere crollato rispetto alla faccia che ti ha potuto mostrare quello che non è, perché invece qua c'è un'anima gemella, va bene? E le paure connesse a questa distruzione delle sue strutture, delle sue, come dire, identificazioni dell'ego, va bene? Allora, vediamo questa giustizia di cosa parla, cos'è che vuole mettere in ordine. Qua parla della costruzione, il fatto che lui si vuole impegnare a costruire, una persona che vuole costruire adesso, ok? Vediamo un po', fondo mazzo, regina di coppe, ragazzi, tu non lo sai che questa persona ha dei sentimenti importanti per te, la cosa più giusta è costruire insieme, Sì. Ok, la cosa più giusta è costruire insieme, va bene, vediamo qui, vediamo tu, vediamo le mie ragazze, i miei ragazzi, sì, ok, sto facendo il carro. Allora, di cosa mi parla questo monito, per favore? Le mie ragazze nei confronti di questa persona. Le mie ragazze nei confronti di questa persona.
Questo monito di cosa parla? Di questo risveglio spirituale che hanno avuto, di questa felicità. Mi date le mie ragazze, per favore? O i miei ragazzi? Per favore, questo splendido, non vogliono uscire perché mi dicono vabbè, con questo splendido monito che vuoi che ti diciamo? Vabbè, ma che cosa me lo dire? Me lo dovete dire, no? Vediamo. Allora, per favore le mie ragazze, eccola. 2 di bastoni. E infatti tu stai programmando, vediamo un po'. Ecco l'altra, qua abbiamo un paggio di spade, ok. Vediamo un po', le mie ragazze. Stai guardando al futuro, un 6 di denari. Un altro per favore. Un altro per favore. Qua è come se mi dicessero l'attesa porta i suoi frutti. Tu lo sapevi questa cosa. Vediamo un'altra carta per favore. Un'altra carta per le mie ragazze, eccola. Sì, sì. Qua c'è la perseveranza in merito a questa cosa. Vediamo il fondo mazzo. E il carro, prima mi era uscito. Allora, tu sai che... Perché abbiamo questo monito qui? Perché tu sei riuscita a guardare avanti oltre la zona comfort e quindi hai guardato osservato con attenzione il fatto che sapevi che la giusta attesa funzionale, però un'attesa piena e non un'attesa quando arriva, o comunque sia rispetto a quando arriva come la vuoi tu. Ok, tu hai osservato da lontano le circostanze, è possibile tu l'abbia osservato anche qua con i social, vedevi determinate questioni, situazioni che non ti andavano a genio, però perché sentivi che erano diverse da quello che mostrava. Me lo conferma qua con un paggio di spade. E abbiamo un 6 di denari e qui ci dice che tu sapevi di essere prima o poi ricompensata. Qua abbiamo un 9 di bastoni che ci parla degli ostacoli che tu hai potuto superare grazie al fatto di voler guardare avanti a quello che vedevi. Ricordiamo qua, ok? E quindi anche alla diffidenza del 9 di bastoni, che ci parla anche della diffidenza rispetto a ciò che lui ti ha mostrato, che non era magari, non parlava d'amore, ma tu sentivi che era il contrario. Qua abbiamo un carro, tu sapevi che volevi avere l'attitudine a trionfare in quello che hai sentito, che tu sei un maestro, ok? Mi fate capire un attimo questo 9 di bastoni, la perseveranza? O di diffidenza, la perseveranza, il 9 di bastoni di cosa ci parla? Qua ti sei lasciata alle spalle il passato, eh? Il 9 di bastoni, per favore, di cosa ci parla? Il 9 di bastoni per le mie ragazze. La prendo io, ok. Vediamo un po' di cosa ci parla il 9 di bastoni. Del 6 di coppe, è chiaro, perché tu senti la connessione inviolabile di questa relazione qui. E infatti tu hai diffidato di quello che vedevi o che ti ha mostrato lui, ok? Fatemi capire adesso di cosa mi parla questa ricompensa del 6 di denari. Del 3 di coppe, è chiaro, tu sai che verrà ricompensata e celebrerai la vita. Celebrerai la vita. Qua se c'è una riconciliazione tu sai che arriva questa riconciliazione. Fammi sapere un attimo questo paggio di spade. Sì, ragazzi, qua c'è un cavaliere di coppe. Tu, nonostante lo guardassi fuori, sentivi che lui arriva, capito? Nel manifestarti l'amore a te. A te. Ok? Ecco perché sei così felice. Tu stai andando benissimo e stai guardando bene. Datemi un attimo sul 2 di bastoni. Il Papa, sì, sì, sì. Tu hai guardato avanti prima di tutto perché ti sei messa alle spalle il passato perché hai avuto un'illuminazione spirituale e quindi sapevi in contatto o col tuo angelo custode o comunque informazioni dall'alto che ti arrivavano nel metterti indietro la zona comfort, anche l'autosabotaggio in merito perché hai avuto un'illuminazione spirituale che ti ha portato a lasciarti alle spalle il passato. Guardare al passato con discernimento e guardare avanti sapendo che arrivava la giusta ricompensa. È chiaro, tu stai proprio bene, eh?
Vediamo un attimo qua. Allora, mo ci mettiamo. Quale porta si apre? Per le mie ragazze in amore? Quindi quale porta si apre? Grazie a questo loro lavoro. Quale porta si apre? Quale porta si apre per le mie ragazze? Eccola. No, no, 2000. No, 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 aspetta. Allora, una alla volta. E la prendo io. I guardiani delle porte, sai che vuol dire qui? Si apre tutto ciò, tu verrai al sapere, alla luce, di tutte le falsità che sono state propinate, di tutte le falsità che sono state dette. Ecco perché ti vedo così felice. Cioè stai andando a fare una scoperta. Tutto ciò che brilla, tu avevi già avuto l'intuito, non è così. I guardiani delle porte significa che praticamente tutto ciò che non è stato detto viene alla luce, anche falsità e persone coinvolte intorno che non c'entrano niente. Cioè, viene fuori la verità, mi spiego, tra l'altro anche il numero 13 che parla dell'arcano morte, quindi il cambio di questo. E quindi cosa viene svelato alle mie ragazze da parte di questa persona? Cos'è che viene svelato? I guardiani delle porte cosa ci dicono? Cos'è che viene svelato? Cos'è che viene svelato? Cos'è che vengono a sapere quindi le mie ragazze? 2000 carte. Ah, ragazzi, abbiamo il mago, l'8 di coppe. Allora, qua viene svelato il fatto che c'è lui o lei che vi sta manifestando, cioè avete proprio voi il potere nelle mani di fare questo. Qua l'8 di coppe ci parla non solo dell'8 di coppe inteso come i tarocchi normali, dell'abbandono di vecchie situazioni che non c'entrano più, ma ci parla anche di amore e di progetti, ok? Come viene indicato anche dall'autore di queste carte. Ok, quindi cosa scoprono le mie ragazze? Ancora, eccola, 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 eccola. 2, ok, aspetta, questa la mettiamo qua. Voi andate a scoprire le trame oscure, tutti i pettegolezzi che erano inerenti a questa situazione. L'altra carta che era questa. 2 di coppe, ragazze. Ok, qua sentite che l'unione è come l'avevate percepita voi, tra te e questa persona. Allora, fammi capire un attimo, ci mettiamo l'indovino subito. Vediamo. Allora, mi dite la tua persona nei tuoi confronti, quali sono le azioni a questo punto che vuole mettere in atto la tua persona nei tuoi confronti? Le azioni, eccola. Accordo, 4 di fiori come il 4 di bastoni, trovare un accordo con te. Di che natura è questo accordo? Inserviente sono tutti i progetti che lui ha, i progetti in merito a questo accordo con te. Ancora, lui nei tuoi confronti, quali sono le azioni che vuole mettere in atto? Vittoria, 9 di cuori, vuole vincere in questo accordo da fare insieme. Ancora, le intenzioni che ha nei tuoi confronti, proprio c'è un cavallo qua, di venire a esporti le sue intenzioni, le azioni ancora. Qua c'è timidezza, ragazze, nell'esporvi questa cosa che sente per te, ok? Anche una sorta di come dire, sai che mi sta arrivando? Come per dire, per alcuni di voi, lui torna un po' con la coda tra le gambe, avevi ragione. Ecco, questo è che mi sta arrivando, capito? Ecco. Vediamo un po', mettiamoci. Mi date, vediamo qua, utilizziamo di nuovo queste. Questa vittoria e questo accordo che lui vuole avere nei tuoi confronti. Eccola. Con un re di denari addirittura, ragazze mie, una persona seria. Qua parliamo di costruzione. Qua se c'erano delle cause di divorzio sono state fatte, ok? Allora, qua un re di denari, una persona seria che vuole accordarsi con te nell'abbondanza, nel successo. E questa vittoria ancora di cosa parla? Sulle malelingue, sulle maledicenze per alcune di voi, persone che hanno parlato a sproposito, anche circostanze inerenti a questo. Questa vittoria che lui vuole avere nei tuoi confronti, le azioni.
eccola. 3 di coppe, ragazzi, qua c'è una riconciliazione. Ho la voglia di festeggiare insieme, gioire insieme, la vittoria su questo. Ok, sto riprendendo. Sì, allora io adesso voglio mettere. Dove stanno? Dove stanno? Dove stanno? Con queste carte qui. Allora, quindi ancora parlando delle azioni lui nei tuoi confronti. Quindi come sta nelle azioni? Nelle azioni lui nei tuoi confronti, alla luce di questo, alla luce di quello che non ti ha fatto vedere fino adesso, vediamo. C'è un 6 di coppe anche qua, ragazze. Questa persona vuole proprio condividere, sta pensando tantissimo, mi conferma una persona del passato, comunque sia o il passato in questa vita o anche altre incarnazioni, è proprio quella di godere dei momenti di felicità insieme, in modo serio, stabile, godere proprio della vita insieme. Nelle azioni lui nei tuoi confronti. 8 di coppe mi parla del fatto che sta abbandonando, me lo confermano qui, situazioni vecchie per cui ha sofferto tanto e insieme a te riesce a vedere la luce del sole e l'ha sempre vista, non te l'ha detto, l'abbiamo visto anche qui. Ancora nelle azioni. 9 di coppe, sì, vuole renderti felice perché tu sei la sua felicità. Felicità, ancora nelle azioni. 2 di bastoni e programmare insieme per guardare il futuro. Tu non ti sei mai sbagliata, ok? Tu non ti sei mai sbagliata. Qua abbiamo una regina di denari e qua re di denari. Sei tu la donna con cui vuole costruire, ok? Ok, quindi questo mi è servito a chiarire un attimo. Io adesso ci voglio mettere ancora di più per chiarezza, sapete quanto sono curiosa. Quindi alla luce di questo si apre tutta la falsità e tutto quello che c'è stato fino a questo momento. Quale porta lui o lei apre nei tuoi confronti? Quale porta lui o lei apre nei tuoi confronti dopo quello che abbiamo già visto? Hermes, una comunicazione che ha a che fare con la risoluzione di quello che tu e lui state vivendo adesso. Hermes, proprio il messaggero, ti porta la comunicazione dell'avvenuta integrazione. Ok, 21, anche qui la chiusura di un ciclo per l'apertura di un altro insieme. Ok, io adesso voglio vedere lui come ti vede. Qua state sul punto di smascherare proprio la verità. A che punto siete? Smascherate la verità, cose che tu già avevi intuito. Tu guardi tutto con compassione. Cioè, tu hai già perdonato le dinamiche di lui perché sei un maestro. Hai capito che lui ti ha proiettato dinamiche di te e grazie a lui ti sei evoluta. Ok? Allora, lui come ti vede? Ah, beh, ragazze, guarda qua. C'è un 8 di spade, il sole. Cioè, lui ti vede come il sole che ha guarito le sue ferite. Cioè, che te lo dico a fare? Come il sole che ha guarito le sue ferite e le sue incapacità. Lui come ti vede? 9 di bastoni, ti vede come una persona che è tenace, come una persona forte. Qua avevamo anche il 9 di bastoni, come una persona che supera difficoltà, supera tutto ciò che gli si mette davanti perché sa come farlo, grande maestria. Ancora lui come ti vede? Lui come ti vede? Lui come ti vede? Ti vede come una persona schietta, che parla chiaro, principessa dei denari, come una persona che è molto pratica, pragmatica e che non si perde davanti a... cioè una persona che sa lottare e raggiunge i suoi scopi. Caspita. Caspita, mi date una carta sulla principessa dei denari? Con te può costruire gli amanti. Una persona affidabile, seria, stabile, con te può costruire, ok? La stessa si potrebbe anche chiudere qui. Complimenti alle mie ragazze, però io adesso ci sapete, io devo andare a mettere tutto. Vediamo. Allora, mi dite qualcosa qui altro dallo sogno dello sciamano? Mi dite un consiglio, un'esortazione? Cosa dobbiamo sapere per le mie ragazze e i miei ragazzi della Luna Verde? Cosa dobbiamo sapere altro? Cosa dobbiamo sapere? Cosa dobbiamo sapere? Eccola. La mente piena, pensiero di gruppo. Allora ragazzi, per tutta questa carta ti dice che
Guarda soltanto al tuo intuito, non ti fare condizionare da pensieri di gruppo, da altre circostanze o altre persone. Se qua ci sono state, siccome quest'altra carta mi parla di altre circostanze o persone coinvolte che hanno potuto mentire, falsità, eccetera, o persone che l'hanno condizionato, però una persona condizionabile, una persona ancora non radicata in se stessa, no? Una persona che non sente l'amore di sé. Ecco, grazie a te l'hai ritrovato perché tu sei il maestro. Di conseguenza, qua ti dice che lui non si fa più influenzare dal pensiero di altre persone, ma va dritto a quello che il suo intuito gli detta. Ok? Io adesso ci metto, che ci voglio mettere? L'angelo corrispondente a questa stesa. Fatemi capire un po'. Qual è l'angelo corrispondente a questa stesa? Qua c'è un risveglio proprio spirituale. Tu l'hai già avuto e lo stai andando a manifestare. Allora, mi date l'angelo corrispondente a questa stesa, per favore? Eccola, eccola, ecco, è saltato. Eccolo. Riconoscere, vedere l'ordine divino dietro a un caos apparente. Lui ti ha riconosciuto. Qua abbiamo l'anima gemella, te l'ho già detto, anche se non te l'ha detto. Angelo Jamabia, recupera e rigenera l'energia persa. Qua lui ha riconosciuto, ti ha riconosciuto, e tu avevi già riconosciuto. Scusatemi, mi sta venendo il singhiozzo. Appunto, qua tu avevi già riconosciuto questa persona e lui ti ha riconosciuto. Qua c'è stato il riconoscimento d'anime. Ok? Ok, quindi a che punto state? Tu stai da Dio, continua a lavorare in questo modo perché tu col tuo intuito che sei la maestra qui o il maestro, se sei un maschietto, questa persona sta riconoscendo tutto il suo intorno, sta abbandonando con l'otto di coppe quell'intorno che gli è servito fino a quel momento che non gli serve più. Qua molti di voi ricevono una comunicazione che parla di amore, di riconciliazione, tu sei la donna con cui si può costruire, ok? E qua c'è una timidezza coinvolta in questo, perché ti dico questa timidezza? Perché qua si è svelato da solo, ok? Qua si è svelato da solo e ci dice anche che è un ammettere i propri sbagli o comunque sia è un ammettere anche una missione di colpe o comunque sia degli sbagli che erano funzionali a fargli capire l'importanza di questa connessione che lui ha con te, il riconoscimento. Poi si stanno svelando delle verità, ok? Stanno svelando delle verità. Vediamo, tu stai riprendendo? Sì. Quindi un'altra cosa, ci metto giusto una carta qui sul riconoscere cos'è che lui ha riconosciuto di te. Cos'è che lui ha riconosciuto, o lei di te? Cos'è che lui ha riconosciuto di te? Cosa ha riconosciuto? Cosa ha riconosciuto? È vero, prendo io. Cavaliere di bastoni, il cambiamento, partenza, ha riconosciuto il cambiamento. Un'altra carta? Il carro, il trionfo, ragazze, che tu sei il suo trionfo, tu sei il cambiamento. Un'altra carta? Allora, questa carta è due di spade che ci parla di amicizia, simpatia, regalo. Quindi qua mi viene, siccome lui già ti ha visto, ok? Lui anche qui vuole trovare un accordo con te affinché possa, qua mi viene in mente anche ci può essere un regalo coinvolto, e una base di amicizia anche qui affinché si possa, come dire, ha bisogno questa persona di sentire una comprensione. Tu sei il maestro, quindi una base di amicizia funzionale affinché lui possa sentirsi piano piano più, come dire, più coraggioso nell'aprirsi, ok? Ok, un'altra carta su questo carro. Ecco qua ragazzi, è la carta che volevo, valletto di coppe sul carro. E infatti ragazzi, mi viene da dire una cosa, prima di chiudere la stesa vi dico questa cosa. Ha riconosciuto prima di tutto ci sono delle scuse coinvolte qui, di aprirti il suo cuore. Ragazzi, qua mi è comparso come re di denari qui. Non mi è comparso come re di coppe, cavaliere di coppe. Che voglio dirvi con questo? Che è una persona da poco risvegliata all'amore anche qui, e sei tu che gliel'hai ridestata questa cosa. Ti ha riconosciuto in qualità di anima gemella, magari non lo sa manco esprimere che cos'è quello che sente. Allora qua, siccome tu sei consapevole invece di tutto, è come se col tuo esempio tu lo porti a sentire e a manifestare che cos'è l'amore, ok?
che è proprio l'esempio di amore per te stessa che tu hai ritrovato, e basta che tu porti l'esempio di amore per te stessa, ok? È quello che devi manifestare a lui, perché a che punto siete? Siete al punto che lui sta riconoscendo che cos'è l'amore per palesartelo e per trovare un accordo, e piano piano si può giungere alla manifestazione di qualcosa di importante. Tu l'hai sempre saputo, c'è un percorso da fare insieme qua affinché si possa capire che cos'è l'amore, ma qua già tu sei la sua salvezza rispetto al dolore, ok, no? Guarda qua, è un percorso da fare insieme per fargli capire cos'è l'amore piano piano in modo pragmatico, ok? Ok, ragazze mie, io mo ti metto l'ultima carta su te, quindi tu, affinché tutto vada liscio. Vediamo un attimo. Come arcano maggiore, fatemi capire, le mie ragazze. Ragazze, trionfo, il carro, tu devi avanzare seguendo la tua individualità. Tutto ciò che ti detta il tuo intuito è la compassione, ricordati, perché l'albero della vita parla di compassione. Trionfare sentendo il tuo pathos e il pathos dell'altro. Trionfo, il carro ti dice che tu sai perfettamente gestire i tuoi impulsi e mandarli dritta in un'unica direzione. Sei un maestro. Complimenti ragazze mie, grande maestria ci avete qui, grande grande maestria. Quindi ragazze mie, io spero di avervi detto tutto. L'angelo l'abbiamo messo? Sì, ok. Quindi ragazze mie, spero di esservi stata utile. Vi abbraccio dal profondo dell'anima. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il cuore rosso. Mettiamo qua. E andiamo subito a vedere voi due cosa accade. Allora, vediamo un po' a che punto state. Ragazze mie, anche qui vi chiedo cortesemente di connettervi con il vostro Santissimo Angelo Custode in modo tale che abbiate le informazioni inerenti alla vostra storia specifica. Ok, diamo supporto agli angeli, 72 angeli maestri accesi, per favore, per le mie ragazze e i miei ragazzi del cuore rosso. Voi due a che punto state? Vediamo un po', facciamo tipo la stesa lui lei. Vediamo, per essere più concisi possibili. Allora, mettiamo da questa parte la persona che stai pensando e qui tu. Ok. Osho Zen. Allora, a che punto stanno le mie ragazze, i miei ragazzi che guardano del cuore rosso con la persona del loro cuore? Vediamo. La persona del tuo cuore, tu. Angeli del cuore. Ora, sciamano. Vediamo. La persona del tuo cuore, tu. Allora, vediamo che sta succedendo tra tutti e due. Allora, vediamo a che punto sta. Vediamo la persona del tuo cuore. L'osservatore. Allora, qui si sta cambiando punto di vista e si sta cercando di guardare le cose da una prospettiva differente, più ampia, e anche una sorta di magari ammissioni anche di determinati comportamenti, ammissioni di colpe, cioè è un punto di vista più ampio, più alto, no? Come se fosse una sorta di appeso però più funzionale, nel senso non è che l'appeso è meno funzionale, è meno sacrificante, ecco, cioè si sta cambiando il punto di vista che lui o lei ha nei tuoi confronti. L'osservatore, magari per alcune non si stanno sentendo
e quindi a che punto state? Sta lavorando su un punto di vista diverso. Vediamo qua. Completamento, per chiudere un ciclo. Qua abbiamo la carta 21 del mondo, quindi una sorta, anche se non vi state sentendo, di attesa funzionale a chiudere un ciclo. Vediamo qui. Perché sta risolvendo delle questioni familiari, ecco perché. Poi si parlano tra loro le carte. Ok, quindi qualsiasi attesa è funzionale a risolvere delle questioni familiari. Familiari di qualsiasi natura, ragazze mie, io parlo, voi adattatela alla vostra situazione, ok? Qua dice perdona i tuoi genitori e la tua vita amorosa ne trarrà giovamento. Allora qua c'è qualsiasi natura voi stiate in un rapporto, qua c'è, se questa persona ha a che fare con situazioni matrimoniali o situazioni in cui deve gestire alcune questioni per cui sta avendo un completamento, quelle questioni che sta gestendo a livello di 3D hanno a che fare con un perdono che questa persona sta dando a se stessa rispetto ai suoi genitori. Ok? Perché noi proiettiamo fuori il bagaglio karmico delle esperienze emotive vissute nell'infanzia. Ok, andiamo qua. L'arcobaleno è quasi giunto la fine delle difficoltà. Questa carta ti dice di non abbassare la guardia perché ancora c'è qualcosa da risolvere, ma l'arcobaleno tu lo stai per vedere. Ok, questa persona sta in un momento di transizione funzionale a chiudere un ciclo karmico relativo a delle questioni inerenti alla sua famiglia o famiglia d'origine, è sempre la famiglia d'origine che poi si proietta in situazioni anche matrimoniali fuori. E sta cambiando il punto di vista, magari per alcune di voi sta fermo ed è funzionale questa situazione affinché si possa affacciare un nuovo ciclo, i 7 chakra, i 7 colori dell'arcobaleno. Mi vengono in mente alcune cose, ragazze. Se state già insieme a questa persona prima di fare un passo in più o comunque sia vi sentite già un più verso di voi, si sta rendendo conto di alcune cose che riguardano la sua famiglia d'origine, anche se i genitori non ci sono più, per avere un punto di vista diverso e fare il passo in avanti insieme a voi, per avere un compimento della relazione più profondo e più sostanziale. Ok? Vediamo voi. La storia è infinita, ok? Qua c'è un peregrinare, molte non si stanno sentendo, questa persona non fa dei passi concreti oppure rifà lo stesso ciclo tante volte. Ok, adesso andiamo a sciogliere tutta sta roba qua. Infatti, qua c'è rimandare, mi confermano che c'è una pausa funzionale a creare qualcosa di diverso, ok? Qua tu senti che questa persona è la tua anima gemella, vediamo qua. Ragazzi, la maledizione, tu stai chiudendo un ciclo karmico relativo alle storie limitanti dei tuoi antenati. Ok? Allora, mo ti spiego una cosa. Da questo monito, sai che cosa vedo io adesso? Ok, la tua proiezione, che è la tua persona del cuore, è una proiezione di inconcludenza relativa a una tua storia karmica familiare che tu avevi nel tuo albero genealogico e tu hai proiettato fuori questa persona con le dinamiche che sta vivendo questa persona affinché tu potessi risolvere un karma attraverso anche un dolore connesso a questa relazione. Nel viverti questo dolore tu stai sperimentando finalmente la trasmutazione alchemica del tuo successo. Ok, tu hai proiettato fuori una persona magari che adesso è assente o che doveva chiudere delle situazioni e sappi che quelle situazioni familiari che lui ha proiettato fuori, che sta risolvendo adesso, erano situazioni familiari che tu o il tuo albero genealogico ha vissuto. Ok? Perché si incontrano persone che hanno un karma simile proprio per mettere in luce degli aspetti in ombra che noi non conosciamo e grazie all'altro possiamo andare a illuminare dentro noi stessi. Va bene? Ok, tu senti che questa persona ha è una relazione molto profonda, magari stai anche pregando, stai visualizzando lei, sappi che quello che ti può dare questa stesa adesso come evoluzione personale è che la persona ti ha proiettato delle situazioni che tu stai vivendo all'interno di te stessa per chiudere un ciclo generazionale familiare. Le storie limitanti dei tuoi antenati che hanno vissuto nella penuria, nelle difficoltà. Tu le hai proiettate qui perché hai scelto la tua famiglia, qua famiglia, hai scelto la tua famiglia proprio perché aveva il bagaglio karmico funzionale al tuo karma individuale specifico. Ok? Perché noi abbiamo un karma individuale, poi c'è un karma generazionale, un karma della nazione, un karma del paese, un karma dei popoli e noi scegliamo in qualità di anime per il nostro karma individuale
il pacchetto karmico di una famiglia che è residente in un certo posto e in una certa epoca. Ok? Quindi tu stai chiudendo tutte queste storie qua. Allora, cosa stai andando a manifestare? Che tu stai guarendo e questa persona pure. Ora andiamo subito a vedere con i tarocchi. Vediamo. A che punto siete? Siccome questa è la tua manifestazione, manca ancora un po' affinché tu possa vedere tutti i colori dell'arcobaleno nella tua manifestazione. Si sta chiudendo qua sto ciclo, Perché l'osservatore qua ti dice che tu andrai a manifestare cose diverse, punto di vista diverso nella manifestazione rispetto a quello che hai manifestato fino a questo momento, perché ciò che hai manifestato in questo momento era vittima di un karma familiare, ok? Allora, andiamo subito a vedere qual è la verità di tutto. La tua persona del cuore, per favore. La tua persona del cuore, per favore. La persona del tuo cuore nei tuoi confronti, per favore, per le mie ragazze o i miei ragazzi del cuore rosso. Mondo, sta chiudendo un ciclo dolorosissimo. Ok, anche una distanza geografica forse. La persona del tuo cuore nei tuoi confronti. Asso di spade, la voglia di comunicare anche. 9 di spade, ossessionato da questa comunicazione. Asso, un altro asso di bastoni e di avere l'opportunità di far crescere un nuovo inizio insieme. Mago ti sta manifestando, tu non lo sai, ma questa persona ti sta manifestando con il mago di fondo mazzo. Ma cosa sta manifestando soprattutto? Sta manifestando la necessità molto forte, quasi dirompente, perché c'è un asso di bastoni, di chiudere un vecchio ciclo e iniziare un nuovo mondo insieme a te. Quello di parlarti, se non vi parlate da molto tempo, qua me lo conferma, o da un certo tempo, ed è ossessionato da questa comunicazione qui che ti deve fare, perché questa comunicazione vuole che porti alla manifestazione di un nuovo inizio, che si riaccendi la scintilla. Ok, adesso andiamo a capire di cosa mi parla il mondo. Di cosa mi parla il mondo? Sì, qua c'è un imperatore, ragazze. La voglia di costruire. La voglia di costruire insieme. Paggio di bastoni, un'altra comunicazione. Di uscire fuori da un silenzio se c'è, o comunque se già vi sentite, uscire fuori da una situazione di stallo inerente a un certo progresso della relazione e costruire con entusiasmo. Costruire con entusiasmo. Ok. Ok, adesso vediamo l'asso di spade di cosa mi parla, questa comunicazione. Sì, qua c'è un 4 di denari, il fatto che lui non ti può perdere, un 4 di denari ti tiene ben stretta a sé, al suo cuore. Questo è l'appeso, ciò vuol dire che il sacrificio che c'è stato, anche di separazione, di lontananza, l'ha portato magari per tanto tempo, questo allontanamento, comunque sia questo sacrificio, a considerare il fatto che lui non può dimenticarti. Ok? Asso di spade in funzione di una costruzione insieme. Il 9 di spade, per favore, di cosa mi parla? Queste ossessioni, sì. È ossessionato e è fuori equilibrio. C'è un 2 di denari che ci parla di essere fuori equilibrio e quindi il fatto che lui è ossessionato nel doverti parlare, di chiudere questo ciclo, eccetera, di questa situazione che abbiamo qua visto, lo porta fuori equilibrio. Qua c'è una persona che deve tornare singolo per alcune di voi. E qua c'è il 9 di denari e il 2 di denari. Allora, per alcune un messaggio canalizzato, il fatto di iniziare una relazione importante, ok? Lo porta un po' fuori equilibrio, perché lui ha vuole l'inizio con te nuovo e ha anche necessità di non perdere la propria autonomia emotiva. Ok. Mi vengono in mente quei Peter Pan anche a 80 anni, ok? Per alcune di voi, magari uno o due. Fatto sta che lui ha dei pensieri ossessivi, magari non ci dorme nemmeno la notte perché qua c'è anche un asso di bastoni, c'è anche l'energia creativa, sensuale, sessuale che lo domina e questo lo porta a pensieri ossessivi che gli portano a disequilibrio del suo equilibrio psicofisico. Ok. L'asso di bastoni, questo inizio che vuole, di cosa parla? Qua mi confermano che c'è una pausa, un nuovo inizio dopo una pausa, dove lui ha sanato delle ferite. 5 di bastoni che coinvolgevano anche dei conflitti interni anche con delle altre persone fuori. Ok.
Fatemi capire voi come state vivendo la connessione e che succede. Allora, per le mie ragazze, per favore, o i miei ragazzi, nei confronti di questa persona, eccola. Sì, anche voi avete il mondo, ragazze, non ci credo. Guardate come iniziano le due, sei mondo. Voi pure volete chiudere sta roba qua, di tutti sti pensieri, ste cose, capito? Non volete più rimandare, non volete, cioè procrastinare, ok? Ancora, miei ragazzi, nei confronti di questa persona, per favore. Le mie ragazze nei confronti di questa persona. Mie ragazze, per favore, nei confronti di questa persona. Io con le carte nuove, guarda, ancora si devono, le metto io, così, ok. Allora, vediamo. Mondo. 2 di coppe. Tu la senti la connessione con questa persona, te l'ho detto. Qua abbiamo un paggio di bastoni, senti anche la voglia di comunicare e il 10 di coppe. Mamma che... Ragazze, tu senti che questo è l'amore, un amore importante per te, quasi l'amore della tua vita, tu lo senti forte, Ok, e quindi tu, nonostante tanto tempo, sei stata sempre là, sei ancora lì, perché se qua mi dicono l'anima gemella o fiamma gemella, soprattutto ragazze mie, come ho spiegato nei miei video sulle fiamme gemelle, quando parliamo di fiamme, no? Ma anche se non parliamo di fiamme, quello che mi viene da dire, ragazze, quando c'è molto dolore, storia infinita, pause, eccetera, l'altra persona arriva sempre per aiutarci a evolvere, no? Perché l'altro da noi non esiste, lo scopo dell'essere umano è quello di evolvere grazie all'interazione con l'altro e grandi amori ci servono proprio a fare uno step evolutivo dentro noi stessi. Ok, qua senti, lui non ti può lasciare andare al pari di te. Qua c'è la consapevolezza che questo è un grandissimo amore e si vuole aprire un nuovo inizio insieme. Tu stai, grazie a questa connessione, facendo un lavoro dentro di te che è funzionale all'amore incondizionato. Te lo dico perché qua c'è un 2 di coppe e c'è 10 di coppe. E mi dicono anche le carte, iniziamo con la carta 21, che tu hai già fatto lo step di tutti gli arcani maggiori, no? E che anche questa persona in questo rapporto, cioè vuol dire lo step della penuria, lo step della carenza, lo step affinché tu recuperassi un valore di te importante, ok? Quindi a che punto sta questa storia? A me viene da dire che sta a un buon punto rispetto proprio alla manifestazione dell'amore, perché lo vediamo anche qui, tutte queste carte di voglia di comunicare, magari ci sarà una comunicazione funzionale a quello che mi sta arrivando ad abbracciarsi verso l'ultimo step prima di fare un grosso compimento, ok? Mo' ci andiamo a vedere l'oracolo delle porte per vedere qua, anzi no, io ci metto prima di tutto questi qua. Allora, no, aspetta, qua mi sta uscendo trame oscure, infatti, trame oscure che dipendono da un karma. Anzi no, ci voglio mettere prima questo. Allora, mi date per favore, qual è la porta che si apre per questa storia? Qual è la porta che si apre per le mie ragazze per questa storia? Qual è la porta che si apre? Ok, la prendo io. Andiamo. Ragazze, la porta dell'orizzonte, la fine delle difficoltà. Guardate come si manifestano, si somigliano queste carte. La porta dell'orizzonte significa che voi iniziate a intravedere l'alba. L'alba di un nuovo mondo insieme. Si risolvono le difficoltà. Ma soprattutto mi viene da dire che c'è un incontro prima, o comunque sia un parlarsi prima per andare insieme nel risolvere le ultime difficoltà. Questo mi sta arrivando. Ok? Fammi vedere qua. Vediamo un po'. Che sono inerenti, ragazze, alla manifestazione qua. Genitori, tutti e due. Genitori e generazione qua. Allora, vediamo. Che cosa, ecco, qua mi è uscito il consultante, appunto, Gloria, celebrità, tu che stai guardando, ok. Fatemi capire cos'è che si risolve nello specifico, quindi a che punto stanno le mie ragazze e i miei ragazzi con la persona del loro cuore, cos'è che si risolve? Cos'è che si risolve nello specifico, per favore?
eccola. Mamma, ragazze mie, la torre si risolve tutta l'irrequietezza e l'instabilità, si risolve la rottura, se c'è stata questa rottura, si risolve tutto ciò che ha determinato la perdita, ok? E dove porta la risoluzione di questo? Tutti e due, dove porta la risoluzione di questo con quel magnifico arcobaleno alla porta dell'orizzonte? Eccola, eccola. Di nuovo è uscito trame oscure. Si risolvono trame oscure, pettegolezzi, maledicenze. Questa carta viene nominata così. Quindi si risolvono tutte quelle questioni che hanno portato alla rottura e tutto ciò che era inerente a delle trame oscure. Ok? Allora, ancora, dove porta la risoluzione di tutto questo? Ancora, dove porta la risoluzione di tutto questo? Dove porta? Che lo prendo io. La forza, riuscita, alla piena riuscita. Brave, bravissima, ok. Un'altra carta. Ragazzi, 2 di coppe, eccola, la carta che volevo. Ok, all'amore, ragazze mie, porta proprio all'amore. Allora, fatemi capire adesso, ci metto queste rispetto alle intenzioni che lui ha, rispetto a questa porta dell'orizzonte che si apre, la fine delle difficoltà. Allora, le intenzioni di lui nei tuoi confronti quali sono? Con questo 2 di coppe, l'abbiamo già visto. Le intenzioni di lui nei tuoi confronti, per favore. Allora, qua di nuovo un'amicizia. Si vuole partire da una base di un'amicizia. Allora, che vuol dire questa carta? È uscita in tutte e tre le stese. Che vuol dire questa carta? Di base si vuole avere la possibilità di parlarsi, ok? Senza remore. Va bene? Quindi di base, prima di arrivare al 2 di coppe, c'è quest'altro 2 di picche, cioè si vuole avere di base un'amicizia dove si può parlare tranquillamente senza le ossessioni, che questa persona è ossessionata, ok? Ancora, quindi, le intenzioni quali sono? Cavaliere di cuore, ragazze, arrivo per conquista, per riconquistare, cioè è proprio la carta d'amore, quella del cavaliere di cuori, no? L'arrivo per andare a conquistare, a conquistarti. Allora, ancora. Però mi viene in mente anche una cosa, ragazze, molti di voi, alcuni di voi, ragazze, sapete che mi sta arrivando, avete con questa persona un rapporto di amicizia e questa persona è ossessionata dal volerti palesare perché ha cambiato il punto di vista su di te, di volerti palesare quello che effettivamente tu già senti per questa persona. Ok? Ok, le intenzioni quali sono ancora di questa persona? Anche qui la forza di esprimere il suo cuore, quello che sente. Le intenzioni ancora? Agiatezza, di farti vivere nell'agio anche, probabilmente per alcuni che avevano qua delle questioni legali, un'altra famiglia, dovevano risolvere queste difficoltà per darti con tutta la forza l'agiatezza che meriti, ok? Mettiamo qua, forza, forza, è pazzesco, mi è caduto proprio sotto. L'agiatezza di questo amore. Ok, adesso tu stai riprendendo? Sì. Adesso io ci voglio andare a mettere... dove stanno queste carte qui? Voglio proprio andare a vedere a fondo i suoi sentimenti per te. I suoi sentimenti per te, quali sono? I veri sentimenti. Qua c'è un peso che si deve togliere alle spalle. I suoi veri sentimenti. I suoi veri sentimenti. Ragazzi, asso di coppe, tu sei la sua gioia. Cioè, deve fare lo sforzo per darti questa nuova opportunità d'amore, ok? Sei la gioia, c'è un asso di coppe, grande felicità, ancora i sentimenti di lui verso di te. C'è il folle che significa anche qui non darti inconcludenza, ma darti concretezza e soprattutto voler partire da zero insieme, rischiare nel fare questo. Vediamo un attimo i sentimenti ancora per te quali sono. Qua c'è un 6 di spade, vuole stare dove non ci sono più difficoltà, anche lo spostamento nei tuoi confronti, ok? Ragazzi, qua c'è una regina di coppe, cioè sotto c'è una persona che lui sente proprio di poter amare, ok? Allora, io mo ci vado a mettere, sì, l'angelo corrispondente.
L'angelo corrispondente a questa stesa qual è? Qual è l'angelo corrispondente a questa stesa? Cosa stanno integrando entrambi, per favore? Cosa stanno integrando entrambi? Due sono uscite. Angelo Yelaya e angelo Mizrael. Addolcire il giudizio, connessione con la misericordia. Addolcire i giudizi, risvegliare la forza anche qui, capacità di uscire da qualsiasi problema. Allora ragazzi, qua si sta prendendo la forza proprio di uscire da qualsiasi problema, da qualsiasi difficoltà. La forza è uscita 2 volte, che è proprio un intervento divino che ti arriva dall'alto per gestire qualsiasi contingenza esterna, ok? Adesso io voglio andare a mettere allora una carta qui. Qual è la carta di sintesi tra tutti e due con questa? La porta dell'orizzonte, quindi la fine delle difficoltà, manca un ultimo sforzo. Qual è la carta di sintesi tra tutti e due, tra te e la persona specifica? Con questa porta dell'orizzonte si risolvono difficoltà e quindi qual è? Secondo le regole, ragazze, che ci dice praticamente, è una carta esortativa a dire lascia seguire il flusso dell'universo rispetto a quello che hai chiesto, chiama la tua anima gemella, stai facendo delle visualizzazioni magari, ok? E quindi questa carta ti dice attieniti alle regole dell'universo, chiedi e ti sarà dato, secondo i tempi divini. Qua tu stai annullando un karma e pure lui, ok? Allora, quindi e le regole anche qui ci viene in mente come la fine delle difficoltà secondo la regola è che dovete stare insieme, ok? Un'altra carta per favore, quindi la risoluzione una volta detto questo per favore. Andrete dritti all'essenziale, tutto ciò che brilla verrà, cioè tutta l'apparenza verrà disillusa. Ok? Cioè, secondo le regole, tutto ciò che brilla, segui i dettami dell'universo perché ti porta a svelare tutto ciò che tu non hai visto fino a questo momento. Va bene? Perché tu stai in una condizione di la storia infinita, ricordiamocelo, ok? Tutto ciò che non hai visto in questo momento. Ok, diamoci un'altra carta. Ancora la porta dell'orizzonte, di cosa ci parla? Che la prendo io. Ragazzi, rigenerazione, ok? Allora ragazzi, qua mi viene da pensare una cosa, qua c'è proprio un dolore che si sta trasmutando da entrambe le parti. La rigenerazione è una carta molto bella di apertura, rigenerazione totale, ecco l'ultimo sforzo che mancava insieme, magari un incontro, un parlarsi per uscire fuori insieme da qualsiasi tipo di difficoltà, va bene? Ecco perché qua avevamo la carta dell'amicizia affinché si possa poi instaurare quel rapporto funzionale a questo amore incondizionato che tu hai già dentro, l'hai già riconosciuta questa persona, ok? E questo sta avvenendo, ragazze mie, ci vuole un po' di tempo funzionale a questa determinazione interna, ok? Io mo voglio vedere lui come ti vede, o lei, lui come ti vede, lui come ti vede, lui come ti vede o lei come ti vede. La famiglia, ragazzi, ti vede proprio il 10 denari come colei che sa prendersi cura della famiglia, dei piaceri della vita, una persona con cui costruire. Ti vede così, cioè insieme a lui. Ancora, lui come ti vede, per favore? Lui come ti vede? Ti vede come colei che riesce a guardare al futuro, come colei che riesce a guardare la luna, a immaginare le stelle, a chiedere all'universo, a parlare con l'universo, a parlare con le stelle, una sognatrice, e probabilmente è quello che a lui è mancato, ok? La parte sognante della sua vita. Ancora, lui come ti vede? Come colei che sa guardare proprio avanti, Ancora, lui come ti vede? Ancora prendo io. Imperatore, ti vede come colui, prima di tutto, qua è uscito lui rispetto a come ti vede, no? Come colei con cui si può costruire. Un'altra carta? Come ti vede lui?
qua ti vede come colei che lo sta aspettando comunque, e quindi o comunque sia una persona piena di entusiasmo, anche romantica, una persona che sa veramente parlare anche con la natura, mi viene da dire, è in contatto con la bellezza dell'universo. Vediamo ancora come ti vede. Come colei con cui si può collaborare per un progetto insieme, piano piano, fare piccoli passi. Ancora come ti vede? Ragazze, e poi c'è il 2 di coppe. Eccola qui, quindi ti vede anche a te come una persona con cui avere l'amore puro e incondizionato. Tutto quello che tu stai sentendo è reale. Allora ragazze, qua ci vuole del tempo a seconda del livello di coscienza in cui siete. Ve lo dico perché alla fine si manifesta questo 2 di coppe per quello che tu senti. Qua stai chiudendo un karma familiare e generazionale. Va bene? E stai proiettando fuori, hai proiettato fino a questo momento, o delle circostanze che hanno impedito la risoluzione di quello che tu sentivi all'interno perché si doveva chiudere questo karma. E sappiamo che il tempo karmico è a seconda del livello di coscienza di ognuno di noi. Va bene? Allora, io adesso ti metto dei consigli. Vediamo un attimo. Quindi a che punto state? Qua stai per vedere l'arcobaleno, l'orizzonte, tu lo puoi già sentire dentro questa cosa, rispetto anche a questa stesa qui, ok? Vediamo un attimo cosa dobbiamo sapere altro. Cosa dobbiamo sapere? Un consiglio per le mie ragazze e i miei ragazzi. La prendo io. Andiamo. Il pescatore. Preparazioni giunte a buon fine, ragazze. Quindi tutto quello che stai facendo in questo momento è già perfetto. Allora, perché tu ti devi lasciare andare a come già ti sei lasciata andare qua al dolore, oppure a questa connessione che ti ha fatto venire a galla delle cose del passato, di te stessa e del tuo karma. Il pescatore, viene in mente anche la frase di Gesù, no? Quando va ai pescatori e dice non c'è pesce, lui dice pescate a destra e troverete e avrete i pesci, no? E infatti che cosa vuol dire pescare a destra? Significa fare appello all'emisfero destro, intuito, percezione, intuizione. Quindi questa è sia l'esortazione che tu stai andando bene, sia di affidarti al tuo intuito, perché tu, pescando dal tuo intuito dalla parte destra del cervello, ti arrivano le informazioni funzionali effettivamente a quello che abbiamo letto adesso in questa stesa. Ok? Quando qua ti dice chiama la tua anima gemella, visualizzazione eccetera, ragazze mie, mi raccomando al controllo, ossessione, possesso e tutto ciò che riguarda l'ego, ok? Quello fa rallentare il processo, perché noi dobbiamo avere fede che tutto ciò che è alla nostra altezza e meritiamo lo avremo, ok? Qui controllo, possesso, attaccamento, non serve a niente, se non ad aumentare un dolore, una sofferenza infinita. Ok. Voglio mettere adesso un consiglio per le... Anzi, prima mettiamo qua. Qual è l'arcano maggiore che stanno integrando le mie ragazze in questo momento affinché si compia questo processo familiare? Qual è l'arcano corrispondente? Anche voi, anche l'altra stesa, diamanti, ragazze. Allora, questa carta è la carta della grande scelta. Tu stai per prenderti la responsabilità di un grande amore, cosa che non è accaduta in passato perché hai vissuto nella penuria di un karma generazionale. Ok? Quindi tu devi lasciare il tempo lineare 3D, che può essere 2 giorni, 3 giorni, una settimana, un mese, 2 mesi, 3 mesi, funzionale a questa elaborazione interna. Okay? A seconda per questa cosa che abbiamo detto può accadere o in un giorno, in 2 giorni, in un mese, in 3 mesi, a seconda del vostro livello di coscienza. Lo spiego sempre nei miei video sulla playlist Risvegliare la coscienza, ok? Qua entrambi vi state assumendo la responsabilità di un amore maturo, ok? Ok, tu stai riprendendo? Sì. Quindi, ragazze mie, io mo vi metto un altro consiglio e qua ce lo mettiamo con questo. Allora, io ci voglio rimettere lo sciamano un attimo. Un consiglio altro per le mie ragazze per guardare sempre più in fondo la loro parte intuitiva sul pescatore, per favore. Sul pescatore. Un consiglio per le mie ragazze.
o per i miei ragazzi? Ragazze, il cuore del cielo, fate una richiesta all'universo e lasciate che l'universo porti l'adempimento della vostra richiesta. Questa è un'esortazione, non solo un consiglio, è un'esortazione a dirti che tu sei già connessa con l'intero universo, l'universo ha già accolto le tue richieste, va bene? Quello che hai sentito in questa stesa è reale per quello che è il tuo intuito. Sei già connessa con l'universo ha già accolto le tue richieste, va bene? Ok, ci metto un'altra carta qui. Aspetta, ma le altre carte le ho utilizzate, no? Perché ragazzi, sapete che... Ragazzi, non ho utilizzato queste qua. Ah no, no, guarda che sono... Sì, un po' rincoglionita, scusatemi a volte. Ecco. Allora, voglio mettere... Dove sta? Ecco, le fate un altro consiglio per voi. Un consiglio per le mie ragazze, per adempiere al loro massimo bene. Eccola. Vita sentimentale, c'è solo una carta che parla di vita sentimentale, un'altra di matrimonio in questo mazzo. Guarda, la domanda che hai fatto coinvolge la tua vita sentimentale che sta cambiando in meglio. Va bene? Ok, quindi confida in questa cosa. Ok, abbiamo questa carta, il 2 di coppe, la porta dell'orizzonte. Ok? Quindi confida in questa situazione perché tu stai uscendo da qualsiasi problema. Mi raccomando, viviti la tua intuizione senza procrastinare o lesinare, ok? Perché a che punto state? State chiudendo un karma tutti e due, ok? Sii pronta alla meraviglia, ok? Qua è come se ti svegliassi da un lungo sonno tra un po'. Porta dell'orizzonte, una carta meravigliosa, ok? Può darsi che anche questo 19 abbia a che fare con voi, 19, o capita il 19 di un mese, o il 19, non lo so, il 19 ha a che fare con qualcosa, lo sento, va bene? Ragazze mie, veramente, veramente confidate in voi stesse, ok? Io spero di esservi stata utile, ragazze mie, vi abbraccio dal profondo dell'anima, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!